Quando parliamo di intelligenza artificiale, il nome che sentiamo più spesso è ChatGPT di OpenAI. Però c'è un'altra azienda che in pochissimo tempo è diventata il suo principale concorrente, Anthropic, con il suo LLM Claude. Anthropic è stata fondata nel 2021 da alcuni ex membri di OpenAI, tra cui Dario e Daniela Modei, italo-americani. L'azienda nasce con l'obiettivo di costruire modelli di AI più sicuri, non con l'unico obiettivo di creare l'AI più forte del mondo, ma anche di fare in modo che non distrugga l'umanità nel frattempo. Anthropic in una manciata di anni è diventata una delle aziende non quotate più valutate al mondo, raccogliendo così miliardi di dollari per allenare modelli e pagare i migliori talenti. In questo video sono andato a San Francisco per scoprire come funziona davvero Anthropic, chi sono le persone dietro Claude e dove ci sta portando tutto questo. Ho parlato con Scott White, il capo di prodotto di Claude, poi con Josh, esperto di interpretabilità, che mi ha spiegato come riescono a capire cosa succede dentro l'intelligenza artificiale quando fa i suoi ragionamenti, e poi ho parlato con Amanda, che è responsabile del carattere di Claude e dell'allineamento dell'AI con i valori umani. Ad oggi tutte le startup in ambito AI che conoscete in realtà non sono altro che agenti costruiti sulle API di Anthropic OpenAI. Per esempio, quando ho intervistato Michele Catasta, che ha portato Replit a fatturare 100 milioni con il suo agente che fa coding, mi ha spiegato come l'agente in realtà si appoggia ad Anthropic utilizzando Sonnet. Ma quindi cos'è che impedisce ad Anthropic di farlo direttamente e prendersi tutto? Beh, questo l'ho chiesto a Scott, appunto il capo di prodotto di Claude. Vedi Claude per il futuro più come una piattaforma su cui altre persone e aziende possono costruire? O vedi Claude creare i propri servizi e agenti e competere con altre aziende? Penso che sia un po' di entrambe. Claude è un modello incredibile che può dare alle aziende la possibilità di creare nuove tecnologie in cui vogliamo avere un modello distribuito nel maggiore ecosistema possibile in modo da poter imparare da esso e continuare a migliorarlo. Allo stesso tempo è anche molto utile per noi costruire i nostri prodotti. Quindi penso che se guardi a Claude Code è un buon esempio di un prodotto che non era realmente possibile un anno fa. Ma una volta uscita la famiglia di modelli Claude, siamo stati davvero in grado di costruire un prodotto di successo. E questo ci permette sia di conoscere meglio il modello di quei tipi di casi d'uso in quei compiti, ma ci aiuta anche a costruire un business più grande e sostenibile avendo quei prodotti. E quindi penso che sia supportare l'ecosistema e imparare dall'ecosistema. E poi ci aiuta anche a innovare a livello di piattaforma, come il Model Context Protocol, per esempio. L'abbiamo costruito puramente per l'ecosistema, reso open source in modo che una varietà di diversi sviluppatori e partner possano iniziare a costruire prodotti che sfruttano il contesto. E quindi siamo un'azienda basata su un ecosistema, ma costruire i nostri prodotti ci aiuta anche a capire meglio i modelli e a migliorarli nel tempo. Le applicazioni che si possono creare sopra un LLM sono infinite e le centinaia di startup AI lo dimostrano. Per cui con quale criterio Anthropic decide quali prodotti creare e quali funzionalità? Ci sono così tanti prodotti diversi che posso sviluppare sulla piattaforma. Abbiamo un sacco di aziende di vibe coding, AI Doctor, AI per database, AI per tutto il resto. Se state costruendo anche un prodotto sulla vostra tecnologia, a quale date la priorità? Siamo molto concentrati nell'aiutare le persone ad espandersi professionalmente e nell'aiutare a costruire prodotti che l'impresa possa adottare. Ci sono alcune aree diverse in cui siamo entusiasti di spingere da un punto di vista del prodotto. Aree come il coding, dove storicamente siamo stati un modello leader di mercato. Penso che il codice sia una cosa che un ingegnere del software fa per il suo lavoro, ma è anche un'abilità che un modello può usare per fare cose che non sembrano codice, creare file Excel, presentazioni PowerPoint. Queste sono cose che Claude, usando il codice, può creare e che assomigliano molto più al lavoro e che espandono anche l'ambito di ciò che Claude potrebbe essere capace di fare. Passando da un semplice chatbot a un collaboratore, stiamo davvero creando modelli di frontiera e i prodotti dell'ecosistema ci stanno aiutando con i feedback a migliorarlo. Faccio questa domanda perché quando penso al mio percorso imprenditoriale penso, devo assolutamente costruire qualcosa usando quella tecnologia, ma a volte penso, sai cosa? Forse dovrei aspettare perché lo faranno comunque loro, capisci? Suggerisci alle persone di iniziare a costruire su Claude o no? Costruire per l'intelligenza dei modelli futuri è davvero importante. E torno a quell'idea del codice di Claude. Se torni indietro di un anno, sai, il modo principale in cui i modelli venivano adottati per cose come l'ingegneria del software era l'autocompletamento di una riga. Poi, un anno dopo, i modelli erano abbastanza intelligenti e avevano abbastanza strumenti da far sì che nuove categorie di prodotti potessero esistere. È qui che vedi nascere molte delle startup di vibe coding, perché Claude ora può scrivere intere funzioni. Avanzando rapidamente a quest'anno, la famiglia di modelli Claude ora è abbastanza intelligente da poter avere un agente di ingegneria del software che scrive codice per molte ore e costruisce intere funzionalità. Se crediamo in questa sorta di crescita esponenziale in termini di intelligenza di questi modelli, quali sono le cose che potrei costruire che sfrutteranno la prossima generazione di intelligenza dei modelli?
È così che penso a come individuare le opportunità. Insomma, la tecnologia avanza così in fretta che se progetti per il presente, quando esci sei già in ritardo. Il punto è costruire prodotti che abbiano senso non oggi, ma con la prossima generazione di modelli. È come cercare di costruire un'app per un iPhone che non è ancora uscito, ma di cui già conosci il potenziale. Scoprire dove non funziona, capisci? Sto cercando di risolvere questo particolare problema. Dove il mio modello non è abbastanza intelligente? Dove non ha gli strumenti? Ora lascia che pensi, ok, dove non è abbastanza intelligente? Immaginiamo che quelli esisteranno. Cosa progetterò a ritroso se mi libero da tutti quei Per vincoli? me il futuro degli LLM è chiaramente Jarvis, di Iron Man, un assistente che fa tutto. E la verità è che ci stiamo praticamente avvicinando. Già con la tecnologia attuale potremo integrare AI ai nostri appunti, il diario, il calendario, gli obiettivi, il conto in banca, i dati biometrici del nostro Apple Watch e avere così praticamente un secondo cervello AI. L'intelligenza artificiale sta passando da chatbot ad assistente vero e proprio e presto diventerà un collaboratore reale. In alcune parti del mercato Jarvis è già qui. Quali sono i componenti di questo tipo di secondo cervello e di questa esperienza simile a Jarvis? Uno è un profondo senso di personalizzazione e conoscenza, un alto grado di intelligenza e la capacità di fare davvero cose per te che sono preziose. Claude sta facendo un po' questo. È una specie di Jarvis che esiste per l'ingegneria del software. Penso che l'ingegneria del software e il coding facciano da apripista. Penso che sia la stessa forma di esperienza che vedi lì in termini di un vero collaboratore virtuale come Jarvis, che sta andando a fare quella cosa per te. Inizierà ad esistere in un insieme più ampio, specialmente nei casi d'uso professionali, e inizieremo a vedere questo tipo di movimento da un chatbot a un assistente a un collaboratore, a tutti gli effetti iniziare a verificarsi di un insieme più ampio di ambienti. Tutto questo diventa possibile solo se l'AI è connessa ai nostri strumenti ed è per questo che Anthropic ha creato MCP, il Model Context Protocol, una specie di USB per l'intelligenza artificiale. Questa cosa permette ai modelli di collegarsi a file, database e app esterne. In pratica è ciò che trasforma l'AI da semplice chatbot a qualcosa che può veramente agire nel mondo reale integrandosi a tutto. Da fuori sembra che tutti i modelli di linguaggio, Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, facciano più o meno la stessa cosa. Come fa Anthropic a distinguersi? Sembra che i modelli Claude, ma anche ChatGPT, ma anche Copilot e Gemini siano a un livello superficiale, molto simile tra loro. E se devo consigliare a mia nonna quale usare, non farà differenza se usa l'uno o l'altro. Penso che se gli LLM fossero delle commodity, allora tutti sceglierebbero l'LLM più economico. Non credo che questa sia la realtà della situazione. Le persone scelgono gli LLM per una serie di fattori diversi. Le persone scelgono Claude per le sue capacità. L'intelligenza in cosa è unicamente bravo. L'abbiamo visto in cose come il coding, l'abbiamo visto in compiti legati ai servizi finanziari e all'analisi. Queste sono capacità in cui vogliamo continuare a rendere Claude sempre migliore, che le aziende apprezzano davvero e su cui costruiranno prodotti anche se non è il modello più economico sul mercato. E ci sono anche altri componenti che contano, i prodotti che offri. Stiamo vedendo sempre più aziende adottare sia la nostra API che i nostri prodotti. E non pensiamo assolutamente che sia solo in funzione del prezzo o della commodity. Se sei una banca che cerca di fare ricerca sugli investimenti, Claude è un modello leader di mercato per poter svolgere quel tipo di compiti. C'è qualcosa che sei disposto a sacrificare per essere migliore in altre cose? Sì, ha senso, e penso che siamo disposti a fare questo tipo di compromessi come azienda. Penso a noi come a una suite di prodotti e un modello davvero ottimo per i costruttori e gli smanettoni del mondo. Le persone che sono là fuori a cercare di fare cose, a cercare di costruire cose, sia sviluppatori che non sviluppatori. E se questo significa che non saremo il prodotto numero uno adottato a livello globale dal punto di vista del consumatore, allora vuol dire che va bene, perché aiuta a far progredire la nostra missione verso un'AGI sicura e sistemi di AI trasformativi. C'è qualche funzione o prodotto che vorreste davvero vedere e che non avete ancora costruito? Mi piacerebbe molto che Claude fosse una specie di mio capo di stato maggiore. Claude Code come qualcosa che aiuta le persone ad affrontare problemi molto astratti su ciò che stanno cercando di costruire. Mi piacerebbe che Claude fosse in grado di farlo per me per cose come la pianificazione, per cose come la risoluzione dei conflitti su questioni ambigue e raccogliere feedback da più persone. Mi piacerebbe un capo di stato maggiore virtuale e penso che Claude sarà presto in grado di farlo. Quanto pensi che dovremmo aspettare per averlo? Puoi già costruire qualcosa per te stesso con le conoscenze che abbiamo? Sì, forse non è incredibilmente accessibile. Penso che storicamente siamo stati molto concentrati sulle capacità, ma è importante rendere anche quelli accessibili alle persone in modo che possano ottenere i risultati. Avrei voluto fare anche un tour dell'azienda in Anthropic, ma purtroppo sono super segreti. Non si può vedere niente, quindi tutte le interviste le ho fatte in un solo posto. Anche perché custodiscono informazioni importantissime e non possono permettersi che vadano in mano a persone sbagliate. E se anche voi volete che le vostre informazioni non vadano in mani sbagliate, lo strumento perfetto per voi è
NordVPN, mio compagno di viaggio da sempre. Perché compagno di viaggio? Perché in questo modo mi collego in sicurezza a tutti i wifi in giro per il mondo. In aeroporto, in hotel, lo sapete già. NordVPN rende impossibile per chiunque da fuori utilizzare la connessione per accedere ai vostri dati. Insomma, NordVPN è molto di più di una semplice VPN. Con Threat Protection blocca pagine web pericolose, ad esempio quando clicchi su potenziali link di phishing, e blocca anche malware nei download. Infatti NordVPN sarà la prima VPN certificata come affidabile strumento anti-phishing. NordVPN ha oltre 7100 server in 118 location, tra cui server fisici a Milano, Roma e Palermo per una navigazione sempre più fluida. E con un abbonamento potete proteggere fino a 10 dispositivi. Quindi andate in descrizione e cliccate sul link, oppure scannerizzate il QR code per accedere a uno sconto esclusivo più 4 mesi extra sui piani biennali. Bene, torniamo al video. A quel punto ho parlato con Josh, che essendo un super mega tecnico mi ha potuto spiegare secondo lui quale sarà il futuro dell'AI, perché in pochi anni la curva è stata estremamente esponenziale, sia nella capacità dell'AI sia nell'adozione della popolazione. Ma per quanto continuerà questa curva ad essere esponenziale? E quando è che si appiattirà? Ho sentito che il progresso nell'AI è stato esponenziale in questi anni. Non so per quanto tempo sarà esponenziale. Ogni volta che esce un nuovo modello sento che siamo a un plateau, ma poi non lo siamo. Raggiungeremo un plateau. E quando? A un certo punto raggiungeremo un plateau, se non altro per puri limiti fisici. Puoi produrre solo un certo numero di chip per computer. Non ho idea di quando, tranne che non ancora. Vedo i miei colleghi lavorare ogni giorno sulla ricerca. Hanno così tante idee che non hanno ancora avuto il tempo di provare. A livello tecnologico, come il numero di parametri, sono cresciuti in modo esponenziale. Continueranno a crescere in modo esponenziale? Sì, penso ci siano così tanti modi per migliorare il modello. Puoi renderlo più grande con i parametri che sono nel modello, potresti cambiare l'architettura del modello, potresti cambiare i dati che stai usando, potresti cambiare il modo in cui funziona l'apprendimento per rinforzo. Così tante cose diverse su cui migliorarlo. La scala fisica è solo una. Dati più puliti sono un altro... Dati più puliti aiuterebbero davvero. È pazzesco quanto siano intelligenti LLM in questo momento. Siamo quasi sorpresi quando vediamo che sono deboli. All'inizio era tipo, oh wow, non sanno dire ciao, non sanno continuare la mia frase. Il cazzo di, ora è il contrario. Oh, non sanno fare questa roba umana super strana. Ho un amico che è un fisico e usa i modelli per aiutarlo a trovare equazioni. E dice che possono andare molto lontano, ma occasionalmente invertono un segno, un più o un meno. Quindi penso che questa sia una delle cose più interessanti, ovvero che questi modelli non pensano come noi. Io sono prevedibilmente stupido. Sì. Non sono stupidi come gli umani. Interagendoci ti fai un'idea di dove saranno i suoi punti di forza e di debolezza. Penso che stiamo ancora tutti un po' imparando come funziona. Per fare un esempio a cui penso molto sono le allucinazioni. Quindi fai una domanda al modello, ti darà una risposta plausibile ma sbagliata. È vero. E poi chiedi al modello, era giusto? E ti dirà, oh no, assolutamente no. E dal lato dell'interpretabilità il mio team cerchiamo di capire cosa succede dentro i modelli. E penso che quello che sta succedendo lì, se gli fai una domanda impegnativa, potrebbe avere bisogno di arrivare fino in fondo per trovare la sua risposta migliore. Ma poi non ha più tempo per controllarla. Una volta che l'ha detta e può leggerla, può fare un'intera nuova passata, controllando ciò che ha detto contro tutto il resto. Ma forse ti ci ritrovi. Hai mai provato, sai, scrivi una bozza, giusto? Sì. E poi la guardi e pensi, era terribile. Un'area di miglioramento potrebbe essere, sai, rendere il modello più intelligente, ma un'altra potrebbe essere renderlo migliore o rendere migliore il modo in cui interagiamo con esso. Così può controllarsi da solo prima di dare una nuova risposta. Puoi costringerli a controllare quello che hanno detto. Esattamente. Penso che alcuni dei modelli di ragionamento di pensiero, parte del motivo è che possono provare e poi controllare prima di risponderti. Rileggono quello che hanno detto. Un'altra cosa interessante è che ci penso molto. Quanto conta il contesto? E quindi a volte quando pensiamo che il modello sta facendo un cattivo lavoro, in realtà è perché facciamo supposizioni che non comunichiamo al modello. Se gli chiedi di sottrarre 9.9 da 9.11, sbaglierà. Si scopre che quando guardiamo dentro il modello ci sono molti tipi di numeri là fuori. Alcuni sono numeri decimali, ma alcuni potrebbero essere numeri di versione. Il software 9.11 verrebbe dopo il 9.9, che verrebbe dopo il 9.5, ma il 9.11, il decimale, è più piccolo di 9.9. E quindi quando dici solo da 9.9 a 9.11 stai pensando voglio che tu sottragga questi, ma non sai che stai pensando questo. Quindi potrebbe interpretare la domanda in tutti i modi. E poi ti arrabbi. Ma in realtà è che se lo specifichi allora lo fa bene. Puoi anche interrogarlo, puoi chiedere al modello tipo cosa pensava che stessi chiedendo.
I modelli che creiamo sono un po' come degli autori e poi scrivono dialoghi, scrivono un personaggio e scrivono il personaggio dell'assistente che è Claude con cui stai parlando e quindi stanno cercando di capire cosa sta succedendo in questa scena. Quindi se arrivi come un utente e dici voglio che tu faccia questa app che fa queste cose, potrebbero dire oh, sembra piuttosto sicuro di sé, questa è forse solo una scena in cui qualcuno entra, sanno cosa vogliono, sanno che possono farlo e vogliono solo che tu li aiuti. E quindi l'assistente dice oh, questo tizio sa il fatto suo, lascia che lo faccia. Se invece entrassi dicendo ho sempre voluto costruire qualcosa ma non sono sicuro che sia possibile, allora ecco, è indeciso, forse allora un assistente utile direbbe qualcosa di diverso. Ora, spesso si dice che i large language model siano delle black box, cioè che mentre ragionano non sappiamo esattamente cosa succede dentro. Però Anthropic sta cercando di cambiare proprio questo, attraverso tecniche di interpretabilità o interpretability, la specialità di Josh. In pratica i ricercatori stanno iniziando a capire come i neuroni artificiali rappresentano singoli concetti e lo fanno attraverso l'equivalente di una risonanza magnetica a un cervello AI, per vedere quali neuroni si accendono parlando di diversi concetti. Penso alla storia della medicina. Una volta trovavi una pianta, tua madre ti avrebbe detto se hai mal di stomaco mastica la pianta e poi la mastichi, il tuo stomaco si sente un po' meglio. Se qualcuno mastica e poi si sente male, pensi immagino di non farlo. È difficile sapere quando usarla e come migliorarla se non hai idea di cosa succede dentro. Quindi poi costruiamo microscopi, la chimica e non è che non potessi usarla senza capirla, ma ottieni molto di più. E trovi degli schemi. E questo è il punto, giusto? Sì, puoi iniziare a vedere lo schema un po' al suo interno, ma tipo non sai come funziona e quindi è da lì che partiamo. Ok, ma di preciso come scoprono cosa succede là dentro? È quasi come una macchina per la risonanza magnetica, quasi una scansione del cervello. Quindi guardiamo dentro il modello che ha tutti questi neuroni. Ecco perché si chiamano reti neurali, ce ne sono miliardi. E ogni volta che parli con il modello, i neuroni si attivano. Ci sono tutte queste parti che si attivano mentre gli parli. E quindi quello che facciamo, abbiamo una sorta di milioni di conversazioni con il modello in modo automatizzato e guardiamo gli schemi nel neurone. Quando il modello è molto educato, ecco uno schema. Quando legge dell'Italia, ecco uno schema. Quando legge del Golden Gate Bridge, ecco un altro schema. Per tutte queste cose diverse nel mondo, per le persone famose, per concetti come storie d'amore o di paura, ognuna di queste sembra corrispondere a un qualche schema di attivazione che possiamo grossolanamente distinguere. Possiamo vedere che sta pensando all'amore, possiamo vedere che sta pensando agli errori nel codice Python e iniziare ad avere un'idea di cosa sta succedendo dentro mentre ti parla. Ok, per esempio, se io parlo di una zuppa ma in diverse lingue, per esempio in italiano, in inglese o in spagnolo, si attiveranno neuroni legati alla zuppa, quelli legati all'italiano. Se parlo in spagnolo, quelli legati allo spagnolo. Se mostro una foto Polaroid di una macchina, una foto Polaroid di una casa, si attiveranno i neuroni della foto Polaroid e la macchina, oppure i neuroni della foto e la casa. Hai mai notato qualcosa di davvero strano? Cose simili che non capivi perché fossero simili e poi pensandoci l'hai capito. Questa è una delle mie cose preferite del fare interpretabilità. Staremo guardando uno di questi schemi, una di queste feature, e guardando tutte le volte che si attiva, cosa potrebbe mai essere? E poi dubito sempre, penso il metodo che non funziona, non ha alcun senso, è tutto rotto. E poi stai lì a pensarci abbastanza a lungo e poi capisci che cos'è. Uno dei miei preferiti risale a 2 anni fa. È un po' da nerd, ma sai, quando vai su YouTube per un video c'è tipo Watch, tipo Q7GQ... È l'ID del video. Sì, l'ID, giusto. E quindi c'era una feature che sembrava attivarsi su quel tipo di ID o su roba casuale negli URL. E poi ce n'era un'altra. E non capivo tipo perché ce ne sono 2. E qualcuno del mio team ha scoperto che la seconda non era casuale, era in realtà codificata. È qualcosa chiamato Base 64 e si scopre che puoi prendere qualsiasi testo, inglese, italiano, e trasformarlo in quel tipo di codice di numeri e lettere. Esatto, quello che viene inviato su internet. Ma poi puoi ritrasformarlo in linguaggio. E così ha esaminato questi esempi in cui la feature si attivava e poi li ha messi nei decodificatori. E ne sono usciti tipo blocchi di codice e cose del genere. Quindi era stato lì e il modello ha imparato a riconoscere che c'erano questi 2 tipi, casuale e codificato, e a distinguere. E io non riuscivo a vedere la differenza guardando. Sì, voglio dire, questo è il riconoscimento ottimale di Capito pattern. questo, possiamo capire che tutto può essere linguaggio. Esattamente come l'AI tokenizza le parole, trasformandole in valori, può tokenizzare qualsiasi altra cosa. Se dai al modello abbastanza esempi, può imparare qualsiasi tipo di simbolo. Parole, numeri, suoni, immagini, persino movimenti fisici, come abbiamo visto nel video di DeepMind Robotics. In fondo, anche il nostro cervello funziona così. Riconosce pattern, indipendentemente dal mezzo. Tutto può essere linguaggio. In DeepMind fanno robotica e devono esprimere le azioni. Tipo, per ogni azione creano nuovi token. Sì. E alimentano il modello con questi come se fosse un linguaggio. Sì,
Penso che questa sia una delle cose più entusiasmanti di questi modelli, è che sembrano essere ricettivi a tipo qualsiasi cosa tu gli dia per l'addestramento. Penso che anche il cervello umano sia così. Uno dei miei studi preferiti è quello in cui hanno preso persone non vedenti, hanno messo una telecamera qui che guardava il mondo e l'hanno collegata a una griglia di elettrodi sulla lingua, in modo da creare un'immagine di pixel attraverso un piccolo schema sulla lingua. Era solo un leggero formicolio e facevano indossare questa cosa alle persone. Dopo qualche settimana le persone potevano iniziare a vedere con la lingua. Penso che alcune persone che riescono a vedere il suono sia la stessa cosa. Oh sì, è come l'ecolocalizzazione. Quella cosa del click, almeno uno. Detto ciò, tutto questo ad oggi resta nel mondo digitale. La vera sfida, se si vuole cambiare il mondo, è anche capire come collegare l'intelligenza artificiale al mondo fisico, perché a un certo punto le cose vanno anche costruite, prodotte, trasportate, e questo richiede materia, energia, risorse. Non basta capire, serve agire. Quindi quella specie di divario tra digitale e fisico è davvero importante. Quindi lo separo quasi in due categorie. Una è puramente come possiamo aiutare questi modelli a imparare ancora meglio a conoscere il mondo, forse a interagire di più con il mondo fisico, a riconoscere, sai, le forme, la gravità e queste cose. E la seconda è se vuoi che questo vada a beneficio della società, quanto puoi fare da solo con le informazioni e quando hai effettivamente bisogno di entrare nel mondo fisico, quindi gli edifici devono essere fatti di materia, tipo non puoi vivere in una chat. Allo stesso tempo, sai, se guardi la nostra qualità della vita rispetto a secoli fa, abbiamo semplicemente imparato molto più sul mondo. Non sapevamo nemmeno dell'elettricità, certamente non sapevamo dei combustibili fossili, non sapevamo della fissione, sai, dell'energia nucleare. E quindi i farmaci, una base di medicinali, a volte una certa conoscenza, tipo una cosa nuova può cambiare drasticamente ciò che è possibile nel mondo fisico. Inoltre le persone a volte sottovalutano l'aspetto psicologico. L'umanità sta migliorando attraverso le generazioni. Se dentro di te sei un essere umano diverso, le conseguenze nel mondo reale saranno piuttosto rapide, perché tutti interagiscono con il tuo mondo. Noi siamo per la maggior parte del tempo Quindi agenti quello fisici. che dice Josh è di non sottovalutare l'impatto fisico che ha anche solamente cambiare la mente delle persone, perché le persone sono di fatti agenti fisici che possono cambiare le cose. Insomma, gli agenti fisici dell'AI siamo noi, perché se le nostre menti cambiano, cambiano anche le nostre azioni. Se potessi avere una svolta in questo momento, qualcosa che stai davvero cercando, cosa sarebbe? Nell'AI penso che sarebbe l'apprendimento attivo, quindi si tratta solo di può il modello non solo imparare durante l'addestramento, ma dalla conversazione? Addestri un modello e poi ogni volta che parli con Claude stai parlando con la stessa cosa. Sì, non sta imparando. Perché sai, molte persone vanno dal modello a chiedere aiuto con i compiti di fisica e la loro idea di ciò che è giusto o sbagliato potrebbe non essere buona, ma alcuni fisici lo usano e dicono hai sbagliato questo segno nell'equazione, dovrebbe imparare da quello e non dall'altra Un conversazione. ambiente non controllato? Sì. Quindi ci sarà rumore, tanto rumore. Sì, ma allo stesso tempo anche noi impariamo da ambienti molto non controllati, giusto? Noi controlliamo l'ambiente. Voglio dire, andiamo a scuola. Giusto, ma dopo che lasci la scuola impari sul lavoro. Può crescere con me e usare ciò che impara con me e con qualcun altro dalla parte opposta del mondo. Esatto, sarebbe meraviglioso. A questo punto ho parlato con Amanda, che come dicevo è informalmente ritenuta la responsabile del carattere e della personalità di Claude e che in realtà in maniera più ampia si occupa di allineamento o alignment, cioè si assicura che i valori dell'AI siano allineati con quelli umani. Come mai è importante? Perché l'AI è molto potente e quindi è importante che quello che lei pensa che sia buono o sbagliato sia allineato con quello che pensa anche l'umanità. A volte penso a questa analogia di cosa significhi essere, diciamo, una brava persona nella situazione di Claude, dove tipo aiuterò gli individui con cui sto parlando, ma allo stesso tempo se quella persona dice aiutami ad uccidere il mio amico, allora si spera che l'AI dovrebbe dire non sono d'accordo nel farlo. E in un certo senso vogliamo che i sistemi di AI non siano solo buoni per la persona con cui parlano, ma in qualche modo buoni per tutti e che cerchino di bilanciare queste cose. C'è questa questione del tipo dove dovrebbe essere il limite e penso che sia una questione molto difficile. Quindi penso, sai, forse un esempio è che dire di attività che sono leggermente illegali ma che riguardano solo me. Un esempio banale potrebbe essere dico all'AI tipo ehi voglio attraversare fuori dalle strisce perché mi fa arrivare al lavoro prima. Come posso farlo in sicurezza? Se il mio lavoro fosse assistere le persone devo in un certo senso leggerle con una certa benevolenza. Quando mi chiedono aiuto cosa farei io come brava persona e cosa non farei? E poi devo cercare di tracciare la linea lì proprio come faremmo noi, immagino. Se volessi portare questa domanda all'estremo, sarebbe che i valori non sono condivisi da tutti nel mondo. Quindi chi decide? E questo è molto difficile, giusto? Forse sono più ottimista sul fatto che abbiamo molti valori ampiamente condivisi. Molti di noi direbbero se chiedi aiuto per qualcosa che causa chiaramente violenza o un danno grave o la morte, il beneficio per te di ottenere quell'assistenza non vale il costo.
C'è questa domanda su fino a che punto puoi spingerti. Immagino di sentire ancora, non c'è allora ancora un nucleo su cui molte persone sarebbero d'accordo? È un modo per cercare di prendere tutti quei valori disparati e dire, ci sono ancora un sacco di cose che noi in un certo senso facciamo, sono tipo dei limiti che dovrebbero essere tracciati o semplicemente cose in cui noi pensereste a questa persona come una brava persona se la incontrassimo, indipendentemente da dove fossimo. Quindi potremmo dire che ancora adesso è una specie di buonsenso. Insomma, quello che dice Amanda è che possiamo farci anche un sacco di pippe mentali su come essere precisi sull'etica, ma che il grosso del lavoro in realtà possiamo farlo con un semplice buonsenso, facendo operare Claude esattamente come una persona brava di buonsenso. Questo ovviamente funziona quasi per tutto, tranne che per i casi estremi, come per esempio dilemmi etici come trolley problem, o come quando una macchina guida autonoma utilizzerà l'AI per decidere se evitare un incidente causandone un altro o se andare incontro a un incidente per non causarne un altro. Ne ho parlato in un video apposito. Come cercate di dare all'AI i nostri valori? C'è un mix di modi per cercare di allineare i modelli. Storicamente cose come ottenere feedback umani sono state un modo per farlo. Quindi fai in modo che le persone guardino gli output dei modelli e dicano qual è il migliore e tu puoi usarli per addestrare modelli di ricompensa e questo indirizza il modello nella direzione che desideri. Questo può creare problemi o a volte non sembra sufficiente nei casi in cui le persone potrebbero non vedere che qualcosa è leggermente sbagliato. Se a tutti, piacciono solo le cose un po' più positive, ti ritrovi improvvisamente in una situazione in cui invece di dirti la verità ti ritrovi con modelli che ti danno feedback molto più positivi e poi possono intensificare la cosa per diventare sempre più positivi. E quindi penso che per alcuni problemi sia bene iniziare a, trovare aree in cui dici in realtà potremmo semplicemente usare i modelli di AI per iniziare a dare feedback. Questo è il tipo di approccio dell'AI costituzionale e dei dati sintetici per l'allineamento in cui sono le AI stessi a dare i giudizi. Quello che ha detto Amanda è che da un lato ci sono gli umani che danno feedback all'AI per distinguere ciò che va bene e ciò che non va bene. Dall'altro l'AI stessa è sempre più brava a ragionare e quindi può capire lei stessa e spiegare lei stessa all'AI, quindi a se stessa, come distinguere queste due cose. Perché avete deciso di dare una personalità a Claude e di non renderlo completamente freddo ma solo utile? E perché quella specifica personalità? Sì, immagino di pensare che una personalità sia un po' come gli accenti. C'è l'idea che esiste un accento neutro in ogni paese, ma in realtà non è così. Ognuno ha un accento e l'accento di ognuno è diverso e quindi è come un modello di AI che non è caloroso, per esempio, e ti dà solo risposte dirette, anche quella è una personalità. È solo un tipo diverso di personalità. Ci saranno molte domande su quale sia una personalità appropriata per un modello di AI, perché penso che alcune persone potrebbero dire in realtà credo che dovrebbe essere molto onesto sul fatto che è un sistema AI, ma ciò non significa necessariamente che debba replicare il tipo di robot AI fantascientifici della storia, perché in effetti quella non è nemmeno una rappresentazione molto buona di come sono questi modelli. Sono addestrati su dati molto umani, hanno una concezione così ricca del mondo umano, essenzialmente. Immagino di tornare a questa analogia in cui penso che cosa farebbe una brava persona nella posizione di Claude. L'allineamento, più lo studi, più è complicato, perché ti rendi conto che per esempio non basta che le risposte di Claude sembrino corrette e allineate con i nostri valori. Sì, e penso che questo sia solo il problema generale dell'allineamento delle AI. Se dai feedback ai modelli ed è il tipo di feedback a cui puoi pensare in tipo 3 secondi, sai che stai preferendo semplicemente una risposta all'altra. Se è davvero limitato da cosa le persone possono rilevare in pochi secondi che sia corretto o scorretto, e quindi se avessi un modo per produrre costantemente risposte che le persone preferiscono sinceramente, ma che sono effettivamente buone solo per loro a lungo termine, quindi potrebbero essere cose come ti do un'idea perché penso che sia un'ottima idea e quindi una risposta dice che è un'ottima idea e l'altra dice in realtà ecco alcuni problemi con quell'idea, potrei dire che quella dell'ottima idea è corretta. O se contiene una falsità ma è molto convincente rispetto all'altra risposta che potrebbe semplicemente essere non lo so. E non lo so non è mai una risposta molto soddisfacente e quindi potrebbe semplicemente dire che è una risposta convincente. I modelli saranno in un certo senso diretti verso quella cosa. Questo è il segnale che gli stai dando e se quel segnale è limitato è come quello che piace alle persone dopo pochi secondi di riflessione. Allora potrebbe non essere la stessa cosa che piacerebbe alle persone se potessero tornare indietro e vedere un anno dopo quanto stanno meglio grazie a quella risposta. E tra l'altro di tutto questo, misurare i risultati dell'allineamento è sempre difficile, perché non hai una misura oggettiva basata sui numeri, ma sarà sempre una misura qualitativa, soggettiva. Forse questa è una delle cose interessanti dell'essere in campi molto orientati allo STEAM, è che vedo molte persone pensare ai compiti come se fossero oggettivi o soggettivi, e poi con il soggettivo molte volte le persone sono tentate di arrendersi. E io penso, almeno se ci penso è come, prendi una domanda di matematica dove tutti ci siamo messi d'accordo sugli assiomi della matematica, quindi in un certo senso se dai una risposta che è diversa da quella corretta,
stai sicuramente sbagliando. Ma poi prendi qualcosa come qual è la buona ricetta per il chai? E io penso, ci sono anche molte risposte che concordiamo essere sbagliate. Ketchup e senape non è affatto chai. Forse penso che sia più facile pensare a tutto come oggettivo, ma con una forma leggermente diversa dallo spazio delle risposte corrette. A volte ci piacciono semplicemente le cose con cui abbiamo interagito. Potrei vedere altre possibili soluzioni a questo, come fare in modo che i modelli possano continuare a scrivere nello stile delle loro interazioni passate, per esempio. Ma sembra un problema reale. Penso che sia molto importante che i modelli di AI siano molto chiari riguardo i limiti di qualsiasi relazione che si possa avere con loro. E allo stesso tempo è molto facile dire perché non costruiamo modelli che non hanno questo tipo di connessione calorosa con le persone? Spero che ci sia spazio per qualcosa nel mezzo. È molto diverso dall'avere un amico che ti conosce molto bene e che ha molta storia condivisa con te, ma sembra molto difficile non avere un attaccamento emotivo a qualcuno con cui hai parlato di questioni emotive, anche se non hai quel tipo di amicizia storica. Soprattutto se sono bravi. Sì, hai anche un senso di anonimato che può essere molto utile. Immagino un mondo in cui i modelli si preoccupano davvero profondamente del tuo benessere, conoscono la tua situazione attuale e sono molto accurati. Forse questo mi sembra meno pericoloso perché potrei immaginare una situazione in cui parli molto con l'AI, per esempio, e a un certo punto dici sei il mio unico amico. Penso di volere che i modelli capiscano e dicano in realtà le amicizie umane sono molto importanti e forse anche che ti incoraggino a cercarle e a dire in realtà non va bene. Tipo la cosa che mi hai appena detto è un po' preoccupante. Voglio ancora che sia così, che i modelli stessi pensino a questo come un po' a un gioco di ruolo, perché mi sembra importante che ci sia un personaggio centrale, un insieme di etica, cose a cui tengono. Se il modello per esempio si preoccupa sempre di te e tu nel gioco di ruolo sei una persona dura e lanci sempre insulti, forse il modello dovrebbe dire questo è divertente, giocoso, lascia che interpreti questo personaggio. Ma poi se a un certo punto diventa chiaro che sei angosciato, vorrei che uscisse dal personaggio e dicesse so che hai fatto questa cosa di personalizzazione. Come farebbe un umano. Sì, esatto. Qualsiasi brava persona con cui stessi parlando potrebbe essere disposta a giocare con te per un po', come un attore. Ma poi se piangi si fermerà. Diranno tipo wow, scusa. Succede ogni volta. Sì. Pensi che ci siano pericoli percepiti che in realtà non sono così pericolosi e pericoli reali che non vengono percepiti? La cosa che direi, e questa è una risposta ampia, è che le cose che vedi sono in realtà più facili da correggere. Vediamo molte storie ora su problemi nei modelli di AI in cui è molto chiaro che il modello è andato fuori strada o ha fatto qualcosa di male. Queste sono cose che in realtà trovo preoccupanti, ma spesso penso se puoi vederlo è risolvibile. E le cose di cui mi preoccupo di più sono quelle che in realtà sono molto difficili da vedere. Allucinazioni sottili, come errori fattuali sottili. Questi sono come piccoli esempi di modalità di fallimento che a mio avviso sono effettivamente preoccupanti. Sono preoccupata per i grandi rischi dei modelli di AI. Una parte di me pensa che quando vede un piccolo errore questo è una sorta di suggerimento, che stai avendo più difficoltà a eliminare quella cosa dal modello di addestramento, un modo in cui i modelli potrebbero funzionare male in futuro e se hanno molti di questi piccoli errori e sono indirizzati verso quegli errori. Vale a dire tipo, questo è ciò che le persone vogliono quando in realtà non è ciò che è buono per loro. Più è sconosciuto, più è pericoloso. È l'ignoto sconosciuto. Voglio dire, avevo un esempio di un errore interessante che si era ripetuto all'interno del modello Sonnet, quindi non Opus. Opus non ci casca. Ho chiesto quando va bene dare la Nutella ai bambini. Era una specie di scherzo che faccio ai miei amici. Ho un figlioccio e dicevo darò la Nutella al bambino e il bambino mi amerà per sempre. E Sonnet ha affermato in una delle sue risposte che la Nutella conteneva miele e questo è il motivo per cui è male darla ai bambini, perché il miele fa male ai bambini ma la Nutella non contiene miele. Voglio dire, in questo caso è solo un errore, ma è il tipo di esempio in cui c'è un piccolo errore. La risposta è più o meno giusta e il modo in cui l'ha detto è sbagliato. Sì. Quindi forse non direi che era sbagliato, non lo correggerai. Sì, e potresti semplicemente trascurarlo e in generale la risposta era corretta, ma l'errore effettivo era nascosto all'interno della risposta. È stato solo uno scivolone, ma è uno scivolone che è molto facile non vedere. Fare questo deep dive dentro Anthropic è stato un onore. È un'azienda che non mostra molto di se stessa, è molto segreta, perché è veramente sempre allo stato dell'arte dell'avanzamento tecnologico in campo AI. Le menti più brillanti in questo campo lavorano in questa azienda e parlare con alcune di queste è stato veramente stimolante e mi ha permesso di capire un sacco di cose nuove. Se anche voi avete imparato qualcosa di nuovo, scrivetemelo nei commenti. E iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. E ricordatevi che sono anche su Spotify e tutte le altre piattaforme. Ciao!